Responsabilità personale illimitata. Cosa vuol dire? La responsabilità è l'abilità di rispondere. Quindi io dichiaro di avere illimitata abilità di rispondere a tutti gli eventi della mia vita, 360 gradi. Questo vuol dire che non do a nessuno il potere, l'abilità di rispondere della mia vita. La vita quindi viene verso di me nella sua infinita gamma di espressioni. E tutto ciò che viene verso di me nella mia vita sono io a rispondere, nessun altro. E so di essere sovrano di me stesso perché so che il modo in cui scelgo di rispondere alla vita determina la mia esperienza. Nel mio cammino la vita scorre di fronte ai miei occhi e si manifesta in un'infinità di possibilità, di personaggi, di situazioni, di circostanze. Tutte queste circostanze, situazioni e personaggi, la vita me li porge in maniera neutra. Quindi arrivano senza nessun tipo di significato, arrivano vuoti. Perché arrivano vuoti? Perché la vita vuole che noi, attraverso la nostra abilità di rispondere, riempiamo quei vuoti. E quindi decidiamo noi, in base al modo in cui rispondiamo, cosa queste circostanze, questi personaggi, queste situazioni che affrontiamo nel cammino della nostra vita, cosa esse significano per noi. Il modo in cui noi rispondiamo a ciò che arriva determina il risultato, determina la nostra esperienza. La pioggia è pioggia. Non ha alcun specifico significato. Essa è, semplicemente è. Il modo in cui rispondiamo alla pioggia determina l'esperienza pioggia a un livello individuale. Quindi ci sono coloro che immediatamente identificano la pioggia come brutto tempo. Quindi la loro abilità di rispondere verso la pioggia è brutto tempo. Ma la pioggia non è brutto tempo, non è bel tempo, la pioggia semplicemente è. Noi diamo, attraverso la nostra abilità di rispondere, il potere alla pioggia di diventare quello che noi scegliamo. Quindi io posso scegliere di vedere la pioggia come un fattore straordinario, di danzare sotto la pioggia. Posso scegliere di ripararmi dalla pioggia perché non voglio bagnarmi. Posso scegliere di non uscire di casa perché la pioggia è brutto tempo. Posso rispondere alla pioggia con l'idea che devo stare attento perché potrei prendere un raffreddore o un mal di gola. O posso, nella mia abilità a 360 gradi di rispondere alla pioggia con l'idea che la pioggia, quando scorre attraverso la mia pelle, mi rigenera. La pioggia dice sì a tutto. La vita dice sempre sì, perché ci ama incondizionatamente, quindi in qualunque maniera noi scegliamo di rispondere alla vita, la vita ci dice sì, perché ci ama incondizionatamente. Quindi tornando alla pioggia, la pioggia è
puntini, puntini, puntini. La nostra abilità di rispondere decide su quei puntini, 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 che aggettivo aggiungere. Essere sovrani di noi stessi vuol dire assoluta responsabilità. Quindi noi prendiamo la vita completamente a carico. Non diamo a nessun altro l'abilità di rispondere. Solo noi, per la nostra vita, abbiamo l'abilità di rispondere, nessun altro. Questo è il concetto di sovranità che si unisce anche al concetto di libertà, in cui noi siamo i creatori. Questo concetto può essere abbracciato solo quando chiaramente non diamo a nessun altro l'abilità di rispondere, la nostra abilità di rispondere nella nostra vita, e quindi non ci può essere più vittimismo, non ci può essere più un carnefice. La danza dentro la polarità di vittima e carnefice, al momento in cui abbracciamo un senso di responsabilità assoluta, questa danza crolla, non esiste più. Non abbiamo più capri espiatori, non abbiamo più alibi, non abbiamo più scuse, perché noi siamo i creatori assoluti. E lo siamo comunque, anche quando diamo la nostra abilità di rispondere, la mettiamo nelle mani degli altri, delle circostanze esteriori, che sia il sistema, che sia la nostra famiglia, che sia il nostro datore di lavoro, quello che è. Comunque siamo sempre noi che stiamo rispondendo. Assegniamo la nostra abilità di rispondere a qualcun altro, ma siamo sempre noi che stiamo rispondendo. Quindi questo è un'illusione, che noi non siamo sovrani. Siamo sempre sovrani, siamo sempre responsabili, solo che a volte facciamo il gioco illusorio che qualcun altro gestisce la nostra sovranità per noi, ma siamo noi a decidere ciò, quindi siamo sempre noi in un atto di sovranità. Quindi io scelgo sempre nel mio cammino, io scelgo sempre, ho sempre una scelta e scelgo sempre io. Anche quando qualcun altro sceglie per me, sono sempre io che do il potere di scegliere per me a qualcun altro, ma sono sempre io che scelgo. Quindi la differenza tra una persona sovrana e una persona non sovrana, tra una persona responsabile e una persona non responsabile, è un'illusione. Comunque sia, siamo sempre noi, perché fuori non c'è niente, ci siamo solo noi. C'è solo una vita che scorre davanti ai nostri occhi in maniera assolutamente neutra e priva di ogni significato, e noi diamo il significato. Oppure lasciamo che qualcun altro dia il significato per noi. Ma siamo sempre noi, i creatori della nostra vita. Quindi il cambiamento che dobbiamo fare di coscienza, quando diciamo che vogliamo diventare sovrani di noi stessi, è quello di gestire la nostra abilità di rispondere, la nostra responsabilità, in maniera assoluta. Quindi facciamo attenzione, da adesso in poi navigo attraverso la vita facendo attenzione che ogni volta che mi trovo in una situazione sono io che scelgo. Sono io che scelgo il modo con cui rispondo alla vita e nessun altro. E quando qualcun altro sceglie per me, quando io do il permesso, consciamente o inconsciamente, di lasciare qualcun altro scelga per me, a quel punto io fermo tutto, divento consapevole che per un attimo o per un lungo attimo ho dato a qualcun altro il potere di scegliere per me, il potere di scegliere come io rispondo alla vita,
per un attimo in questa situazione lo dà da un altro. Bene, interessante. Quindi ho creato un'illusione di impotenza dove io non ho potere, è lui che sceglie per me, è il poliziotto, o è mio padre, o mio figlio, o mio fratello, o un mio amico, o il sistema, la mancanza di denaro, qualunque cosa. Bene, mi sto accorgendo che sto dando a queste situazioni il potere di rispondere, l'abilità di rispondere, che in realtà appartiene a me. Adesso sta a me scegliere. O mi riprendo l'abilità di rispondere, o lascio che questo gioco continui. Se desidero di raggiungere un livello di sovranità più alto, chiaramente devo diminuire sempre più il mio dare a qualcun altro l'abilità di rispondere alla mia vita, un'abilità che spetta a me. Man mano che noi diminuiamo sempre un atteggiamento vittimistico o fatalistico, diventiamo sempre più responsabili, diventiamo sempre più sovrani e diventiamo sempre più liberi. Quindi con la libertà arriva la responsabilità. Quindi dobbiamo domandarci, ok, io voglio essere sovrano di me stesso, sono veramente pronto a esprimere una responsabilità personale illimitata? Sono veramente pronto a appropriarmi, a fare mio tutto ciò che riguarda la mia vita? O preferisco continuare, diciamo, la narrativa che sponsorizza un senso di impotenza, una situazione in cui è lui che mi ha fatto questo. Ma la situazione è perché questo è, diciamo, il passaggio necessario che deve avvenire in questo prossimo decennio, se non prima. Perché la vita ci sta spingendo verso l'alto, verso frequenze alte, dove non è più possibile sostenere una narrativa in cui non siamo noi gli assoluti creatori della nostra esistenza. Non è più possibile, diventa sempre più difficile, sempre più arduo. La vita diventa sempre più penosa, sempre più sofferta, sempre più contratta. Ogni volta che noi lasciamo la gestione di alcuna parte della nostra vita a circostanze esteriori, qualunque esse siano. Responsabilità personale illimitata vuol dire sovranità illimitata, vuol dire libertà illimitata, il che vuol dire che dobbiamo eliminare tutti quei programmi che ci fanno credere che c'è qualcosa che non possiamo fare. Sono tutti programmi. E questo periodo straordinario della nostra vita sta portando in superficie questi programmi, così che possiamo riconoscerli e lasciarli andare. Quindi ogni credo limitante che sta dentro di noi, ogni credo che ha un limite, che ci dice che non possiamo fare, che non possiamo seguire la nostra immaginazione come vorremmo, che non possiamo seguire la nostra gioia come vorremmo. Questi programmi adesso vengono sempre più in superficie, perché la vita vuole che entriamo a un livello di integrità con la nostra anima assoluto. Abbiamo vissuto un'esperienza di mancanza di integrità con il nostro cuore, con la nostra anima. Questa esperienza ci ha dato un contrasto, per alcuni molto molto intenso, per altri meno, ma comunque abbiamo vissuto questa polarità, questo contrasto. Adesso, piano piano, decidiamo noi la velocità, riacquistiamo il nostro potere, quindi andiamo a vedere tutti questi credo limitanti,
quando durante il nostro cammino emergono, li portiamo in superficie, li riconosciamo. Il modo più rapido per dissiparli, per eliminarli, è l'apprezzamento. Se noi apprezziamo in una sorta di riconoscimento per quello che questi credo limitanti ci hanno dato in termini di esperienza, se noi apprezziamo l'esperienza che questi credo limitanti ci hanno dato, con questo apprezzamento vuol dire che siamo pronti a lasciarli andare e questi credo scompariranno dal nostro cammino. E ogni volta che un piccolo o grande credo limitante esce fuori dal nostro sistema operativo, adesso abbiamo una nuova gamma di possibilità che prima non esistevano, che prima non erano disponibili. Ogni volta che sciogliamo un credo limitante, la vita si espande e abbiamo possibilità che prima non erano presenti, che non potevamo concepire, neanche immaginare. E adesso sono lì, vibranti, che ci aspettano. Quindi il gioco di deprogrammarci, il gioco di eliminare, identificare, apprezzare e lasciare andare i nostri credo limitanti è un gioco meraviglioso, perché ogni volta che abbiamo successo in questo processo, nuove possibilità mai viste prima, mai viste per 10.000 anni, all'improvviso sono visibili e sono accessibili. E questo rende il viaggio sempre più vibrante, sempre più gioioso, sempre più entusiasmante. Tutto ciò che arriva dalla vita fa anche questo, crea una possibilità così che noi possiamo identificare questi credo limitanti. Quindi una persona scomoda che arriva nella nostra vita, che mette il dito sulla piaga, che ci fa arrabbiare o ci ferisce, perché questa è la narrativa dell'ego, l'anima non capisce la parola ferire, cosa vuol dire, ma l'ego è pieno di ferite, è pieno di drammi. Quando una persona, una situazione, una circostanza creano una contrazione, è la vita che ci sta facendo vedere attraverso il contrasto un credo limitante e quindi adesso, forse per la prima volta nella nostra vita, abbiamo la possibilità di portarlo in superficie, apprezzarlo e poi lasciarlo andare. E all'improvviso c'è una sensazione che abbiamo una nuova vita che prima era così e adesso è così e poi è così e poi è così e si espande sempre di più. Quindi possiamo dire che l'ottenimento della responsabilità personale illimitata è un processo infinito che non finisce mai. C'è sempre qualcosa in più di cui responsabilizzarci. C'è sempre qualcosa in più con cui diventare sovrani di noi stessi. C'è sempre qualcosa in più con cui possiamo aumentare la nostra libertà. Ed è per questo che il nostro viaggio terreno è così eccitante, perché ci sono dei potenziali che possono espandersi all'infinito. Nel momento in cui arriviamo a un punto in cui non c'è più espansione, non c'è più evoluzione, siamo arrivati al capolinea. Quindi siamo tornati alla luce, una luce che non ha polarizzazione, che non ha contrasto, che non ha opposto, quindi è solo luce. Quindi a quel punto non vediamo più niente, non siamo più niente, siamo solo un respiro. La gioia è nel viaggio, non nella destinazione. Una volta che arriviamo alla destinazione, c'è un momento di celebrazione orgasmico, ma poi, immediatamente, dobbiamo trovare una nuova avventura. Dobbiamo trovare qualcos'altro, un altro viaggio da fare. Il viaggio della responsabilità personale illimitata è infinito. Alla prossima.